Buongiorno, ciao Monica, abbiamo iniziato per William. Ciao. 5, 4, 3, 2, 1. Non riesco a vedere direttamente William, ma la scena che lui mi propone, che è un po' sembra una scena da film, mi fa vedere la gente che scappa via, spaventata, e c'è tipo una sorta di, chiamiamola invasione aliena, navicelle in cielo Mm. e un enorme mostro tipo Shrek, di grandi dimensioni. Tipo fosse, però lui, tipo come se lui sta guardando insieme a me e mi dice che non è vera, tipo è un Blue Beam Project. Mhm. Mm. Ti dà l'autorizzazione? Sì, come se questa fosse una pagina di un libro e lui vuole andare alla pagina prossima e mi dice sì, andiamo avanti. Come lo vedi, William? Uff, un po' intasato, un po' saturo di cose. Allora facciamo così, che è come se lui fosse con all'interno un liquido molto molto denso, volesse tuffarsi nella profondità di se stesso, ma non riesce a penetrare questa densità. Vibrazione di William. Circa 4 miliardi, Consapevolezza. 128, PS. 36, Vite. 2711. Cervello. No, 8.1.2. Interferenze eteriche. Mm. Un occhio enorme di Zeus, però mi mostra l'occhio. Un coccodrillo, dei militari, coccodrillo e militari sembrano quasi una compagine unica tutti insieme. E poi tipo Godzilla, mm? Quindi questo non so cos'è, uno scimpanzé enorme così, che appartiene al secondo universo. Poi? 3DL. Ok, basta. C'è una mantide anche, sì. Entità mentali. Allora, la prima è misoginia, quindi questa sorta di difficoltà e avversione verso le donne a causa della paura delle donne, no? Poi, ok? Quindi non intendo come odio per le donne, ma Mhm. paura. A parte che anche l'odio deriva dalla paura, comunque. Mhm. Ehm, Misoginia. Poi mi fa vedere zucchero filato come una sorta di nostalgia per i vecchi tempi che erano più semplici, dolci, senza complicazioni. E poi tipo follia, come se si sentisse quasi in bilico a volte, no? Tra l'essere una persona normale e a volte aver paura di essere frainteso dagli altri. E poiché non vuole essere considerato matto, ok? Cerca di stare un po' in equilibrio.
tra se stesso e le richieste della società. Livelli. Misoginia 7. E allora 4 lo zucchero filato, 5 follia, che ho spiegato in che senso follia, non nel senso che lui è matto. Impianti. Allora, c'è un impianto mentale che sembra tipo quello strumento che si usa per fare l'elettroshock. Un Quelle impianto. due palle alla fine di due ganci. Sì. Mm. Sì. Tipo una piastra sul petto, una piastra più piccola sui genitali e 2 piastre ai piedi. Chi gliele ha messe? Quelli che hanno disposto, quindi hanno dato l'ordine, sono Godzilla e Zeus. Come esecutori vedo sia il coccodrillo, i militari, la mantide, tipo la mantide va verso i piedi, i militari ho visto qua al petto. I militari sono derivanti dalla base NATO che è vicino a dove abita o da altro? Allora sì, questo certamente. Poi anche rispetto a come se fosse, non so spiegarti, cioè per carità, poi ognuno ha le sue interferenze, ok? Quindi il personaggio che lui legge è interferito dai militari, per cui non è che voglio dire che se tu leggi quello ti passano le interferenze, questo no. Però per dirti che c'è questa sorta di affinità anche. E poi secondo me potrebbe esserci anche una sorta di, non lo so, sai se qualcuno dei suoi conoscenti o dei suoi familiari in qualche modo appartiene alla cerchia militare. Ok. Chiamiamo quello che lui segue, il Mm. primo, Mhm. Sì, che ci ha parlato tanto di alieni e di militari. sì. Chi arriva? Arriva proprio come diviso a metà. Quindi da una parte è proprio con una divisa militare, dall'altra parte invece è proprio con dunque la parte sopra nera, la parte sotto, quindi i pantaloni bianchi. Pavimento a scacchi? Sì, Massone? sì, sì, Di che livello? 26. Eh, perché ha perso? Perché ha fatto tutto questo casino? Ci ha messo al corrente. Allora, tipo come se si partisse da una sua necessità egoica di riscatto. Lui fa parte di un certo gruppo di massoneria da sempre, ok? Questo suo bisogno di riscatto è stato talmente tanto forte che lui ha cercato proprio di ritagliarsi un settore nuovo e pionieristico. Lui è stato il primo, infatti, no? Ok? E gli è stato concesso analogamente a un altro che però è in Inghilterra, Mhm. in maniera un po' diversa, Ike. sì, esatto, di dire delle cose. Mm. Mm. Ma in fondo perché? Al di là del Però riscatto. Cioè, la lui massoneria non dice, accetta il riscatto, ha dei progetti precisi. lui dice sempre le stesse cose, eh. Lui non ha cambiato cose, cioè non ha più di tanto arricchito nel corso di tutti gli anni.
Mm? Quindi è come se gli fosse stato dato questo pacchetto di informazioni che lui in qualche modo ha cercato di rinfrescare, e di dargli una nuova forma. Ma solo questo pacchetto lui ha ricevuto da poter spendere, tra virgolette, ok? Anche perché, non so, ci sono dei regolamenti interni e uno di questi regolamenti è di dire una percentuale di verità. Perché Questa devono dire percentuale di verità comunque questa verità adesso? Perché sono obbligati? gli hanno fatto aggiungere una piccola parte di verità, ok? Piccola, piccola. Ma perché? E, Stavano zitti, era meglio. no, non si può fare. Cioè Perché? loro giocano tanto quanto noi. Il gioco è per tutti. Quindi quando tu partecipi ad un gioco, un po' puoi barare, ok? Ci sono i bari anche nel gioco di carte, però comunque ti devi attenere a delle regole di base. E Mm, una di queste regole di base è una percentuale di verità. Se mm. tu non rispetti questa percentuale di verità, sei espulso dal gioco. Era previsto che nascesse qualcuno come me, che la verità la persegue e che è andato avanti col lavoro. Sì, previsto era previsto. E? Scoraggiato in tutti i modi, osteggiato, deriso, messo in difficoltà, sì. Ah, beh, non risulta. Il Signore mi conosce? E allora, qualcuno gliel'ha detto e lui deve aver risposto che in maniera un po' superba che ti basi su dei suoi lavori. Mm. Sono totalmente avanti che... Vabbè. William, causa esoterica del fatto che le meditazioni che lui fa, suggerite nei lavori di questo uomo, non portano a nulla. E questa è Rest- anche una cosa buona, no? Perché è una protezione da parte della sua anima che non riconosce come pulita e come davvero efficace questo strumento. mm. Se William facesse il test colorato, che cosa otterrebbe? E, dunque, lui ha provato a farlo, no? E di fatto non è riuscito a portarlo avanti. Il tentativo l'ha fatto, ok? Però non riesce proprio a metterlo in pratica, diciamo così, no? E, onestamente, quello che mi viene è inconcludenza, cioè non arrivare effettivamente a qualcosa, l'illusione di essere arrivati a qualcosa, ma poi effettivamente non so, trovarsi con un mucchio di polvere in mano. A cosa serve quel test? A questo? Sì, a creare l'illusione di raggiungere qualcosa, ma effettivamente non aver raggiunto nulla. Bello. Va bene. Nome del progetto di William. Invasione globale. Ce l'ha fatta vedere all'inizio questa sorta di invasione, però è come se fosse anche un'invasione di se stesso interiormente, a causa delle interferenze e a causa di una serie di paure che si porta avanti da sempre, mm, e che lui ha cercato in un certo senso di ignorare, invece che di affrontare, di ignorare. Mm. Nome della PS. Acqua, Della PE. fuoco. Chi è William? William è Dio.
e Dio ha bisogno di guardarsi. Come? Ci sono delle maschere da togliere e sotto queste maschere c'è il vero volto di Dio, William. È molto importante che lui affronti con grande coraggio e sincerità la questione donne dentro di sé. Quante sono le maschere? Adesso me ne fa vedere 4. Come si chiamano? Non lo posso dire, credo, perché è quel nome che lui ha usato per Skype, moltiplicato per 4. Ok, come moltiplicato per 4? 4 volte quel bisillabo. Ah, ma quindi 1, 2, 3, 4 hanno tutti lo stesso nome, le maschere? Sì, sì. Quindi Come una... numero 1, Sì, numero 2, numero 3, numero... esatto. Vabbè. Causa esoterica della scelta di quel nome casuale di fantasia del suo nome Skype. È come se lui ha veramente a volte delle intuizioni e delle visioni. E lui le ha viste queste maschere. E il nome anche. E perché ha scelto questo nome? Perché la sua profonda volontà è quella di togliersele queste maschere, ma non sa come fare. Anche perché questo implicherebbe dei cambiamenti profondi nella sua vita. Va bene. Causa esoterica Monica del coma, gennaio 2015. Punto che abbiamo recuperato. Allora, lui ha proprio una sensibilità, diciamo così, fisica, che però poi è anche energetica, nella zona, diciamo così, del petto, intesa sia come davanti che come dietro. Sensibilità quindi di bronchi, sensibilità di polmoni, sensibilità di cuore, questa zona qui. Il valore poi essenziale a cui riferirsi è il cuore. È come se nel 2015 fosse arrivato a una sorta di apice di questo momento critico nei confronti del suo cuore, come se fosse arrivato a un punto rispetto anche alle questioni sentimentali, amorose, che è stato talmente tanto elevato che ha avuto bisogno di avere uno sfogo fisico attraverso la polmonite. In che senso? Per quale scopo? Allora, lui ha questa piastra, no? Come impianto eterico, qua in zona petto, ok? È stata piazzata lì proprio per il fatto che lui, i suoi sentimenti più profondi, quelli verso gli altri, sono un po' compressi. E soprattutto non riesce a viverseli nella sua totale autenticità, ok? Ehm, Lui non si è mai, per esempio, concesso di vivere l'amore ed è una delle più grandi repressioni che ci si può fare, ok? Arrivare in età adulta e non aver mai vissuto l'amore, ok? Quindi cosa succede? Che nel 2015 è come se fosse arrivata una sorta di fare il punto della situazione, la cosa che sale al massimi livelli, ok?
questo senso di compressione che sale ai massimi livelli e non avendo un esito nella vita, cioè non si innamora, ok? È come se dovesse trovare uno sfogo fisico, comunque in quella zona, ok? Quindi non ha colpito il cuore, ma ha colpito subito la zona dietro dei polmoni. Punto 2. Insegnamenti nel sogno. Allora, a volte va a dormire e si propone degli obiettivi. Oggi voglio vivere l'età vittoriana, oggi voglio ricordarmi la vita in cui ero felice. Nel sogno trova delle indicazioni, c'è tutto un percorso, diciamo, una storia nel sogno, emergono degli insegnamenti, ma non se li ricorda. Mai. A volte sì, se li ricorda. È come se lui stesse facendo esercizio di sogni lucidi. Quindi in qualche modo li decide lui prima, no? Perché dà una sorta di impostazione iniziale. Quando si sta per addormentare, dà un'istruzione, dice voglio andare nella Venezia di quell'epoca lì. Mm? Lui ci ha fatto questo esempio e il sogno si sviluppa e lui in qualche modo oltretutto lo riesce a dirigere il sogno. Quindi esprime una volontà all'interno del sogno, esprime un desiderio e questo desiderio inizia a realizzarsi dentro il sogno. Quindi lui fa delle azioni precise che sono state richieste da lui. Quindi lui è come se stesse esercitandosi nei sogni lucidi. A volte funziona, a volte non funziona. Vedo che funziona se lui sceglie un sogno che ha a che fare anche con altre persone. Come questo qua nel sogno di Venezia, lui aiutava altre persone. Perché? Perché il suo rischio, cosa succede? In questa sua entità mentale di misoginia c'è una sorta di chiusura. Il rischio, anche rispetto ai suoi interessi, è di chiudersi molto rispetto agli altri. Allora cosa succede? Che se lui fa dei sogni che sono solo ed esclusivamente troppo incentrati su se stesso, per esempio, ora come ora, non trovano uno sviluppo e lui non se li ricorda. Se invece fa dei sogni in cui implica la presenza anche di altri, la collaborazione di altri, allora se li ricorda. Questo perché è come un aiuto per lui, perché lui ha un po' bisogno di uscire da questo guscio che si sta creando. Ma questi insegnamenti da dove vengono? Di chi sono? Dall'anima, sono proprio suoi della sua anima. Non sono interferenze, quindi. No, questo qui che ci ha raccontato, no. Però ti devo dire che lui talvolta ha proprio dei sogni in cui invece fanno incursioni le sue interferenze, in particolar modo sotto veste appunto dei militari, vedo. Andiamo a uno di quelli. E uno di questi è come se... allora, dunque, in uno lo fanno tipo un po'... lo mortificano. Ecco, è come se lui fosse tipo il prigioniero in una specie di sala in cui si interroga, forse di polizia può essere, no? Un interrogatorio di polizia e lo intimidiscono molto e lo mortificano, tanto che lui appunto arriva a farsi la pipì addosso. In un altro sogno, e qui è un po' più chiara la figura del militare, perché è quello che esegue l'interrogatorio. In un'altra invece è come se lui in qualche modo gli fanno sognare di essere nel collegio in cui è stata sua mamma.
e lo fanno obbedire a tanti ordini, con questa disciplina molto rigorosa che inizia dal mattino presto, lavarsi con l'acqua fredda, farsi il letto, anche se lui è molto piccolo, proprio come in una sorta di disciplina militare. Mhm. Trattamenti con mani di luce in vite orientali. Allora, lui sai che mi ha fatto vedere che è stato tipo una geisha. Ehm, Mi fa vedere mm, che per questo uomo, di cui lei tra l'altro era stranamente innamorata, perché spesso poi le geishe non è che sono innamorate dell'uomo che servono, diciamo così, lei era proprio innamorata e questo suo amore le aveva fatto proprio sviluppare un potere fortissimo nelle mani. Quindi lei non aveva fatto studi specifici, ma proprio come se l'amore l'avesse condotta a tirar fuori la forza curativa delle sue mani. Tipo quest'uomo soffriva di artrite, e lei gli faceva questi trattamenti. Ehm, Mhm. Mi fa vedere che lui può far passare il mal di testa adesso, adesso parliamo di adesso, non parliamo della geisha, che può far passare il mal di testa, alcuni dolori, eh, adesso mi fa vedere alcune articolazioni, mette le mani su alcune articolazioni. Ma oggi anche? Adesso sì, 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 adesso sì. Altre vite orientali? E, un suicidio proprio classico, diciamo, per disonore, disonorata, una donna disonorata. E, mi fa vedere qua un uomo anziano, sempre con i piedi immersi nelle coltivazioni di riso, no? Immersi nell'acqua, con le gambe gonfie, così un po' deformate. E anche arti marziali, restauratore di mobili, ce ne sono diverse, spostandosi però in varie zone orientali. Anche una di quelle donne che si fasciavano i piedi, però, che si fasciavano, che le venivano fasciati i piedi, no? Per mantenerli piccoli, quindi non riusciva a stare bene in equilibrio a camminare. Quindi arti orientali, memorie, creatore, mi metteva anche, che più o meno è la stessa cosa. Sì, anche tipo la pittura, perché mi fa vedere, vedo tante donne, questa micro pittura, per esempio, no? E questa donna cantava e dipingeva contemporaneamente, e questa era una forma di cura. Di se Ah, stessi? e, vedo che a volte lo fa da sola per se stessa e altre volte lo fa quasi come consolazione ad alcuni bambini, per tranquillizzarli, per calmarli. E poi mi fa vedere anche invece il massaggio diretto con le mani. Allora, alcuni sono molto oleosi, diciamo, si usa tanto olio, mi fa vedere, anche un po' particolari, vedo che va a scavare nell'orecchio con un piccolo strumentino, pulisce l'orecchio e poi inizia con tutto questo olio a massaggiare la testa, poi lo vedo qua, in questa parte superiore, massaggia la testa, il collo e le spalle, tratta le orecchie. Va bene, Mm, qualcosa da aggiungere? E che lui è molto portato anche per i massaggi. Ha delle mani anche, non so,
giuste, con la giusta pressione. Un po' come fossero delle bacchette quasi da rabdomante, queste mani che sanno dove andare. Chiamiamo la nonna materna, che è la madre adottiva di sua madre. Quindi non ha un reale legame di sangue, ma un legame, come dire, affettivo. Disincarnata. Mi viene con un bambino che culla un bambino. Come se fosse proprio la sua attitudine di prendersi cura. È come se quando lei vede una creatura in difficoltà e si sente quasi strappare il cuore e non può che fare qualcosa di questo genere, occuparsene profondamente. È come se stesse cullando adesso c'è un bambino neonato abbandonato. Però di quelli, sai, già morti, quelli che vengono abbandonati tipo nella spazzatura, no? Lei l'ha raccolto. Come la vedi? Come è vestita? Allora, ha gli occhi umidi, tante rughe fitte, fitte, fitte intorno, perché adesso riesco a vedere questa parte qui, no? Fitte, fitte, queste rughe, gli occhi proprio umidi, no? Di lacrime. E il volto magro. Adesso questo volto io lo vedo magro con il mento un po' pronunciato. Cosa fa? Adesso sta appunto dondolando questo bambino fra le braccia e intanto guarda William. L'ho fatto anche con te e l'ho rifatto quando eri grande malato. Ok, però questo bambino è morto. Sì, questo che sta cullando adesso sì. Perché questa scena lugubre? Io credo che sia lugubre per noi, E per lei? sai? No, perché cioè, effettivamente per me sì, lo è lugubre, però se sento quello che sente lei è un senso proprio di cura, di accudimento, di fusione. È diverso da quello che percepisco io. E credo anche che lei abbia 2 volte aiutato William, sia appunto quando era più piccolo, che lui è stato male, no? E la nonna l'ha aiutato, sia anche proprio nel 2015. Col coma. Sì, sì, sì. Io non so se lui ricorda di averla vista. No. Cosa... dov'è la nonna adesso? Sulla Terra? No. Ma nel 2015 sì. No, sì, è Allora, disincarnata, William. Come disincarnata. certo. Mhm. Scusami, quindi la domanda è dove si trova ora? Cioè è No, attaccata a William? no, 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 no. Ok. Cosa vuole dire la nonna alla mamma di William che chiamiamo nel cinema? Quando mi hai chiamato mamma dietro il cancello dell'orfanotrofio, ti ho riconosciuta subito come figlia. Allora, un po' mi fa vedere che qualche difficoltà l'ha avuta nel crescere questa figlia, Eh, però sempre con amore. Non so, qualche scapaccione vedo che forse può essere volato.
Non so, cioè vedo proprio che ha fatto il massimo del massimo che poteva fare. E la mamma di William cosa vuole dire alla mamma adottiva? Grazie per aver ascoltato la mia voce. E credo che avesse perso le speranze. Questa bambina allora aveva perso le speranze di poter uscire da lì. E quindi proprio le ha regalato la vita. Sono state veramente mamma e figlia in altre vite? No, secondo me no, in questa. E però è come se l'esperienza indica proprio questa esperienza di vita che si può essere mamma e figlia non biologica. Loro volevano comprendere questo. Non so se mi sono spiegata. Cioè non era un ricordo di una vita precedente, ok? Quando c'era questo rapporto madre-figlia, ma era un volere per loro entrambe comprendere in questa vita che si può creare un rapporto madre e figlia anche se di fatto non c'è nessun tipo di legame biologico. Ok, portale aureo. Tutti i disincarnati di William di tutte le linee temporali e generazioni. Compresi quelli della nonna materna. Mi fa vedere anche tanti bambini morti in varie circostanze di solitudine. Anche alcuni animali. Però poi mi fa vedere che dinanzi al portale aureo gli animali vanno in un portale aureo a parte, no? Che lei me lo mostra lì di fianco. Cioè adesso qua non so perché mi fa vedere tipo dei cerbiatti, cose del genere, insomma, animali un po' più selvatici, ecco, non i classici animali domestici. Quanti sono? Mille e uno le persone. E poi ci sono tutti degli animali nell'altro portale aureo. Li salutiamo tutti. Non so, la nonna lascia un ciuccio. Per chi? Non so, penso che sia un ricordo, non so. Ha lasciato un ciuccio per William. Un gesto carino, tenero. E lo chiudiamo. Sì. Torniamo a William. Richiedo, chi è William? Ecco, mi fa vedere che la lettera iniziale, questa W, è come se si volesse capovolgere e mi fa vedere le punte che vanno verso l'alto, vanno verso la sorgente. E mi fa vedere attraverso questa connessione tra lui e la sorgente il fatto che lui è della stessa sostanza della sorgente. Certo.
Direzione da seguire, chiede come questione finale. Volontà dell'anima. E qui non c'è il solito, probabilmente, non c'è il solito messaggio che tutti si aspettano: devi salvare il mondo, devi salvare le persone, devi aiutare questo, devi aiutare quell'altro, ma ci sarà probabilmente un confronto con se stesso. Sì. Infatti Il- mi fa vedere la mano con il palmo appoggiato al cuore, le dita bene aperte. Lui che ascolta il battito del suo cuore, e ascoltando il battito del suo cuore, ascolta i suoi reali sentimenti. I suoi reali sentimenti, quali sono davvero? Quali È sono? importante. Mi fa vedere tanti strati sopra il cuore, no? Tanti strati, alcuni più morbidi e altri proprio rigidi, sembrano proprio delle lastre di pietra. E il suo cuore è come compresso da tutti questi strati. Quindi se lui vuole appoggiare la mano, da un punto di vista eterico, non riesce a toccare il cuore, ma ci sono tutti questi strati di mezzo prima che la mano arrivi al cuore. E questa grande paura di confrontarsi con le donne, che fa sì che lui sia a volte estremamente attratto anche sessualmente dalle donne, e come esplode questa attrazione, così in un certo senso lui la implode. Il punto è che questo continuo implosione ed esplosione è come se creasse una sorta di frustrazione, a volte violenta, dentro di sé. È un lavoro che deve fare con il tempo, perché questa stratificazione si è creata con gli anni, ok? E deve poter a cuor sincero guardare sua moglie, ok? E comprendere che cosa prova per questa donna, Mhm. davvero. E deve comprendere se lei è solo una copertura delle sue paure, o deve comprendere se è in grado, togliendo le sue paure, di amarla. Ma questo può vederlo solo lui. Questa è l'unica direzione da prendere. La sincerità con il proprio cuore è essenziale. Fa bene a portare avanti il lavoro con le mani, anche perché le mani sono l'estensione del cuore. Più lui lavorerà con le mani, più lui comunicherà con il proprio cuore. Mi fa vedere proprio che c'è una freccia a doppia direzione, dal cuore alle mani, dalle mani al cuore. Quindi va benissimo che continui a lavorare con le mani, se la sente, anche con sua moglie. Interessante. Perché solo così può capire se questo rapporto può trasformarsi davvero in un amore, o se di fatto è solo stato un rapporto che serviva a mettere a silenzio le sue paure, verso il sesso opposto. Va bene. Come vedi William nei confronti di quel signore là, il massone, alla luce di questa analisi in eterico? Ecco, come se lui si sentisse adesso allo stesso livello, mentre all'inizio vedevo che William si sentiva molto più giù, adesso è allo stesso livello e lo riesce a guardare negli occhi. Mhm. Come vedi William in generale? È sollevato,
Lo vedi in mezzo a invasioni aliene? No, non più, sai? E che lo vedo come sopra tutte queste cose. Le scene che mi ha fatto vedere prima le vedo ancora, però lui non è più dentro lì, non è più davanti, ma è sopra. Cioè? Osserva a distanza tutto questo che in qualche modo comunque gli è appartenuto. Cosa vuole fare William? Lo desidero andare al cluster, davvero lo desidero. È sicuro? Sì, sì. Costi quello che costi, dice. Andiamo. Mm. Mi porta in un bosco molto fitto. Cioè non c'è neanche luce, no? Per quanto è fitto questo bosco. Un po' spettrale, Mhm. quasi con delle lapidi tutte storte, i corvacci che volano, ragnatele, Mhm. mm, pipistrelli. Un E po' vedo che, Halloween. sì, Vedi che? tira giù una sarracinesca su questa scena, come se fosse diventato tipo un negozio, un locale. mm? Mhm. Questo bosco dentro un negozio, un locale con la saracinesca chiusa e butta tutto quanto il locale all'interno del portale definitivo. Cosa mette al suo posto qua? Si sfrega le mani. Allora, prima le sfrega forte forte, no? Poi le allontana, piano piano le allontana e mano a mano che allontana le sue mani, dall'energia che si è sprigionata dallo sfregamento, lui riesce a creare un ad eternum sempre più grande, sempre più grande. Adesso qua è come se lo volesse solo bianco, bianco, sai, di una luce fortissima, luminosissima, per ripulire e rischiarare tutto. Avatar. Come se fosse un maestro, se è vero, con la bacchetta in mano. Me lo mostra così. E, però anche questo, con decisione, via nel portale definitivo. È William che comanda. Ottimo. E le quattro maschere? Allora, è come se non ce le ha più sul viso, le ha sollevate, sai, con l'elastico, quindi laterale, e quindi sono qua, a livello della fronte, quindi gli riesco a vedere gli occhi. E le interferenze eteriche? No, non le vedo più. Le mentali? Che erano belle toste, eh? Ha ripulito tutto quanto, sì. Ok. Quindi adesso non lo aspetta nessun lavoro? Abbiamo fatto Eh, noi? no, noi abbiamo fatto questa pulizia insieme a lui e lui ovviamente deve continuare con il suo lavoro. Lui l'ha capito, però, sai, Per renderla fattiva, continuativa, certo, costante, profonda. sì. Impianti? No, scusi, mi fa tenerezza. Non so, Perché? non so spiegarti. Perché è come sto cuore
che ha bisogno di battere. Ed è fermo. sì, è come il cuore, non so, come se ha battuto finché era bambino, poi dopo non più, e ha bisogno di battere. Di riprendere a battere. Sì, sì. Bene, mi sono trovato anche il titolo. Battito. No? Sì. Messaggio che vuole lasciarsi. Riesco a far nascere all'interno della mia vita una nuova vita. Una vita dentro la vita. E io mi sento davvero me stesso. Frequenza. 201 miliardi. Consapevolezza. 178. Anima. 60. Vite. 2140 circa, sì. Cervello. 9. Come? 9,9.3. Che energia hanno le sue mani adesso? Non in questo momento, con queste condizioni. Intanto mi viene blu. Blu. È come se attraverso le sue mani riuscisse a far esprimere l'altro. La maggior parte dei blocchi derivano proprio dal non riuscire a esprimere se stessi, e lui attraverso le sue mani riesce ad invitare l'altro a fare questo e quindi sbloccare in questo senso l'espressione più profonda dell'altro. Beh, tanta roba. Sì. E adesso lui vedrà che più utilizzerà le mani, più anche il suo cervello crescerà e anche la sua consapevolezza. Mani e cuore. Quindi forse è il caso di abbandonare esercizi letti sui libri di meditazione o di test vari. Sì, perché poi troverà lui la sua strada, la personalizzerà. Per esempio questa dei massaggi in posizione delle mani, gestione di un contatto attraverso le mani. Sì, perché vedo che lui vedrà delle cose e soprattutto se può toccare la persona, non tutti si fanno toccare, però quando tocca la persona o anche a distanza di pochi centimetri riesce proprio a avere quasi delle visioni, delle percezioni chiare della persona. Mm-hmm. Va bene. Come lo vedi? E come mi dice, sono allegro. La volontà dell'anima, sì, dimmi. Come se fosse proprio una delle cose che doveva andare a recuperare, l'allegria. La direzione della sua anima, quindi qual è? E penso che l'abbiamo già detta, no? Quindi Mm-hmm. sicuramente ascoltare il proprio cuore non ci riuscirà subito. Di farlo e di insistere, di dare assolutamente retta alle sue mani, ehm,
e di mettersi, anche mi fa vedere questa cosa, che ha bisogno di guardare le cose con occhi diversi, no? Quindi a volte durante il giorno di coprirsi gli occhi con le mani, tenerli un po' così e poi guardare. Messaggio finale di William a se stesso. Riesco a calibrare in modo diverso tutti i miei 5 sensi. Li utilizzo diversamente da come ho sempre fatto. E il mio cuore ne è felice. È proprio una riscoperta di se stesso. Va bene. Direi che abbiamo finito. Sì.